Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale. Il calcio è di chi lo ama, il calcio è di chi lo rispetta, il calcio è di chi riesce ancora a guardarsi le partite, non pensando alle malefatte certificate di un sistema che a stento funziona. Benvenuti in questo nuovo video ragazzi, per chi è nuovo iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti. Entreremo in questo video nel pre-partita, diciamo verso Juventus-Napoli, avendo metabolizzato non del tutto comunque la partita dell'Inter, ma c'è la Juve all'orizzonte e dobbiamo affrontare questa partita. Così come abbiamo affrontato la partita con l'Inter, perché il Napoli ha fatto un grandissimo primo tempo contro la squadra, la migliore squadra del campionato italiano al momento, che è l'Inter. A livello di rose possiamo anche essere lì tra Inter e Napoli, però la classifica dice altro per circostanze avverse e allenatori sbagliati sulla nostra panchina, dobbiamo dirlo. C'è ancora una condizione fisica che si sta recuperando pian piano. Abbiamo un Osimhen tra il 60 e il 70% in condizione che partirà titolare. Arriviamo un attimo alle formazioni e poi vi dico non prendo la lavagnetta per fare l'analisi tattica perché non ce n'è bisogno contro la Juve, ma ci sono delle cose comunque da tener conto. Le formazioni dovrebbero essere queste. Meretti in porta Rachmani, Rachmani Ostigar della coppia centrale, Nathan e Di Lorenzo terzino sinistro e terzino destro, Anghissà, Lobotka, Zielischi, Politano, Osi e Quara, il trio d'attacco. Formazione standard, la formazione che non ha cominciato contro l'Inter perché c'era Elmas al posto di Zielinski, ma per sommi capi è sempre quella. La Juve si schiererà con Szczesny in porta, Danilo, Bremer e Gatti i tre centrali di difesa, Kostic, Rabiolo, Catelli, McKennie e Cambiaso dovrebbe essere la linea 5 di centrocampo, Chiesa e Vlaovic le due punte. Dal punto di vista tattico non c'è tanto da dire perché è una Juve che non credo cambi completamente la sua attitudine in campo e il gioco che vuole esprimere, perché Allegri punzecchierà alla prima occasione che gli si presenta, eh, soffrendo l'avversario nella propria metà campo, nemmeno soffrendo ma aspettando l'avversario nella propria metà campo. L'abbiamo visto contro l'Inter. Uno snodo che ci può essere a livello tattico è che bisognerebbe tirare dal limite dell'area di rigore, per il semplice fatto che la Juve si presenta in fase di non possesso, completamente arretrata, con le tre linee che poi ne formano quasi due, perché Chiesa e Vlaovic vanno a ridosso dei centrocampisti. Quindi superata quella linea da Chiesa e il centrocampo, arrivi comunque a ridosso della loro area di rigore, dove formeranno una chiesa, formeranno una linea 5 con Kostic e Cambiaso, che dovrebbe comunque scendere sulla linea dei difensori. Quindi inutile voler cercare di scardinare tutte le linee da arrivare nel cuore dell'area di rigore. Secondo me la partita bisognerebbe sbloccarla con un tiro da fuori. Ai 20 metri, se si crea la situazione di un 1-2 e si ha la porta quanto più visibile, bisogna tirare e calciare per sbloccare la partita. La cosa da non fare, l'imperativo, ecco, che dovrebbe porsi il Napoli e Mazzarri, è di non prendere il gol, perché la Juve già è difficile da affrontare così sullo 0-0, perché negli scontri diretti, se di scontri diretti possiamo parlare, comunque tra due squadre forti di alta classifica, diciamo così, Allegri si è sempre andato a giocare il pareggio, cercando poi di portare a casa i tre punti se se ne crea l'occasione, ma non fa mai la partita, soprattutto con le squadre di alta classifica. L'abbiamo visto con l'Atalanta e l'abbiamo visto anche contro l'Inter. Contro l'Inter però è successa la cosa che vi ho appena elencato. La Juve va in vantaggio, l'Inter non è stata fortunata assolutamente, ma ha fatto sì che arrivasse il pareggio nero-azzurro subito dopo, senza aspettare troppo, e ha raddrizzato la partita portandola in pareggio. Poi
ha giocato comunque solo l'Inter in una sola metà campo, non è riuscito a sfondare perché se contro la Juve la tua linea di centrocampo, che tu sia il Napoli, l'Inter, il Monza, il Verona, eccetera, eccetera, se la tua linea di centrocampo non overproduce un tantino per creare la superiorità numerica, diventa difficile arrivare al limite dell'area di rigore, perché appunto sono racchiusi tutti quanti in 30 metri partendo dalla loro linea di porta e vai a scontrarti contro un muro che ti porta via energie fisiche e mentali perché non riesci comunque a sfondare. Detto questo, mi auguro che tutte le chiacchiere che sono state fatte in settimana sugli episodi della partita dell'Inter, ma anche nel Gran Galà del Calcio, De Laurentiis che sta mettendo in mezzo questo rinnovo di Osimhen, arriva non arriva, lui ci crede, abbiamo sentito che De Laurentiis è a Castelvolturno vicino a Mazzarri alla squadra e si aspetta questo rinnovo di Osimhen, dovrebbe arrivare, non dovrebbe arrivare, c'è una situazione calciomercato che sta non entrando nel vivo ma sta cominciando a delineare qualcosina anche a centrocampo. Sul canale io ho caricato tempo fa, qualche mesetto fa credo, un video su Grombeck del Bate Borisov, primo in classifica. Grombeck dovrebbe essere un sostituto naturale di Zielinski, comunque giocatore offensivo, giocatore di grande gamba. Io mi auguro sempre che Zielinski rinnova, però più andiamo avanti e più vedo lontano il rinnovo del polacco. Abbiamo sentito Juventus e Inter alla finestra per averlo a giugno a parametro zero. Vedremo poi come andrà a finire perché di notizie certe di calciomercato non ce ne sono e quando non sono certe ovviamente non mi sbilancio o quasi certe, ecco. Detto questo, dobbiamo ritenerci comunque soddisfatti, secondo me, della partita fatta con l'Inter fino al 60°. Poi cali fisicamente, cala la concentrazione, cala la lucidità contro squadre così attrezzate. Ci sta che prendi delle imbarcate e la partita finisce 3-0, anche un risultato troppo largo, perciò che ha espresso il Napoli. Con questo, complimenti all'Inter, e l'ho già detto nel video perché l'Inter ha acquisito la maturità da grande squadra nell'aspettare un avversario forte e poter piazzare il colpo quando se ne crea l'occasione, perché davanti tra centrocampo e attacco hanno calciatori che vedono la porta tutti quanti, sia da fuori area che dentro l'area. Le qualità dell'Inter non sono io a doverle delineare, si vedono ovviamente da sole quando gioca. Sono contento che diciamo, la notizia su Di Lorenzo che ieri davano per affaticamento per il capitano del Napoli, forse non ci sarà con la Juve. Di Lorenzo smentisce tutto facendo gli scongiuri poi in un post, mi sembra, Instagram o sul sito del Napoli. Comunque Di Lorenzo sarà della partita e dobbiamo appunto sperare che non succeda niente su quella corsia di destra a livello di infortuni su calciatori di contenimento, perché la Juve sfrutta la corsia di Chiesa per spaccare la partita, per creare quella superiorità numerica, per scavalcare la linea mediana della squadra avversaria, cercando di andare in porta. Viene seguita da un paio di calciatori, il classico contropiede. E la cosa non interessante, ma la cosa che bisogna analizzare della Juve è che la Juve, quando arriva in avanti, quelle poche volte che arriva in avanti durante una partita, vuoi un po' di fortuna, vuoi un liscio che diventa una finta che manda a mare tutta la difesa avversaria, come contro il Monza, la palla ti rimane lì e vinci la partita, riesce a buttare sempre quel pallone dentro che poi diventa difficile da recuperare perché il Crotone giocava molto meno indietro della Juve di quest'anno. Quel Crotone che noi abbiamo sempre reputato come luogo comune quando vuoi analizzare una squadra che si chiude, mi sembri il Crotone. La Juve
è ancora peggio di quel Crotone, perché ogni tanto, sai, era una squadra da retrocessione, quindi qualche punto lo doveva fare se voleva rimanere in Serie A, e si sbilanciava anche un tantino, un paio di volte, 3-4 volte a partita. La Juve, se vuole tenersi il pareggio, non esce dalla propria metà campo. Detto questo, Di Lorenzo ci sarà un duello di Lorenzo Chiesa per la loro fase d'attacco, ma attenzione agli inserimenti di Cambiaso che a tempi di inserimento, a maturità, pur essendo un calciatore giovane, l'abbiamo visto con il calcio di rigore che si sono presi contro il Monza. Il calcio di rigore ci sta, senza che andiamo a dire no, quello è un calcio di rigore che non esiste. È un calcio di rigore che viene sempre dato in Serie A, è stato sempre dato negli ultimi 2 anni. È stato Pollo, il difensore del Monza in quel caso, a cinturarlo, ma tu non puoi andare sull'avversario cinturandolo pure che non tiri la maglietta o la spinta non ci sia o sia lieve, devi comunque, devi comunque riuscire ad essere quanto più pulito possibile in area di rigore. Speriamo che sia una partita all'insegna della legalità, perché di commentare una partita con episodi così come è stata quella dell'Inter non me ne va proprio già adesso, quindi figuriamoci se dovesse accadere. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti, iscrivetevi al canale, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.